Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi ripercorreremo la storia del conflitto tra Israele e Palestina. Naturalmente questo video è stato creato per scopi informativi e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Tutto comincia quando, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'impero ottomano cadde e la neocostituita Società delle Nazioni istituì un mandato britannico in Palestina. L'obiettivo del mandato era quello di organizzare un futuro Stato della Palestina, allora abitata sia da arabi che da ebrei, e con ebrei intendo il gruppo etno-religioso, non la religione. Solo che in questo periodo molti ebrei emigrarono in Terra Santa nella cosiddetta Quarta Aliyah. Si diffuse così il sionismo revisionista, variante del movimento fondato da Theodor Herzl nel 1896. Il sionismo era però inizialmente un'ideologia che voleva istituire uno Stato ebraico in Palestina in modo pacifico. Ma è con il revisionismo di Vladimir Zabotinsky che quest'idea divenne violenta e soprattutto controversa. Inoltre già dal 1920 in Palestina esisteva un'organizzazione paramilitare chiamata Haganah, la quale partecipò anche ai moti del 1929, scontri tra ebrei e palestinesi che causarono in totale 249 morti tra le due etnie. Nel 1931 nacque un'altra organizzazione militare sionista, l'Irgun, la quale era un'organizzazione terroristica revisionista. Nel 1933 Adolf Hitler salì al potere in Germania, cosa che portò ad un'altra emigrazione di massa di ebrei in Palestina. E tra il 1936 e il 1939 gli arabi si ribelleranno alle ostilità di britannici ed ebrei nella grande rivolta araba. Durante la Seconda Guerra Mondiale moltissimi abitanti della Palestina, sia arabi che ebrei, combatterono al fianco della Gran Bretagna, ma ci furono anche figure nazionaliste arabe, come Amin al-Husseini, che collaborarono con l'Asse col fine di riconquistare la Palestina. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e una breve guerra civile nel mandato britannico fu approvata dalle Nazioni Unite l'istituzione di due stati, quello ebraico e quello arabo. Cosa che però non piacque al mondo arabo. Nonostante ciò, il 14 maggio 1948 nacque ufficialmente lo Stato di Israele, e ciò portò i paesi della Lega Araba ad invadere il nuovo Stato, che aveva però ottenuto il riconoscimento sia statunitense che sovietico. Nel 1949 Israele firmò armistizi separati con ciascuno degli stati nemici, ovvero Egitto, Libano, Transgiordania e Siria, annettendo così gran parte dell'ex mandato britannico. A causa della guerra, molti arabi emigrarono dalla Palestina, nella cosiddetta Nakba. Nonostante ciò il conflitto non terminò. Sin dal 1858 il canale di Suez veniva gestito da una compagnia Aramco britannica, ma nel 1956 l'Egitto la nazionalizzò, cosa che portò Israele ad occupare la penisola del Sinai insieme a Francia e Regno Unito. Il territorio rimase in mano all'ONU fino al 1967, quando però l'Egitto chiuse la navigazione alle imbarcazioni israeliane negli stretti di Tiran. Ciò portò alla guerra dei 6 giorni, conclusasi poi con la vittoria di Israele, che annesse Gaza, Sinai e Cisgiordania. Nel 1973, durante la festività ebraica del Kippur, gli eserciti di Siria ed Egitto riconquistarono il canale di Suez, perso poi di nuovo a seguito di una controffensiva israeliana guidata da Ariel Sharon. Le Nazioni Unite intervennero avviando una nuova fase di tregua, consentendo poi nel 1974 all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di avere un seggio ONU con lo status di osservatore. Nel 1974 e nel 1975 furono firmati i cosiddetti accordi di disimpegno Sinai 1 e Sinai 2 tra Israele ed Egitto e anche un accordo sul Golan tra Israele e Siria. E nel novembre 1977 il presidente egiziano Anwar al-Sadat fece una visita ufficiale a Gerusalemme, compiendo un gesto mai accaduto prima poiché da quando Israele era in guerra con il mondo arabo nessun capo di Stato arabo era mai andato in visita ufficiale nel paese. Nel 1978 ci furono così gli accordi di Camp David, firmati dal presidente israeliano Menachem Begin, il presidente egiziano al-Sadat e il presidente USA Jimmy Carter. Negli anni 70 ci fu inoltre il Lodo Moro, un accordo segreto tra lo Stato italiano e l'OLP che serviva a proteggere l'Italia da attentati palestinesi, come quello di Fiumicino del 1973, in cambio di supporto, lasciando transitare nel territorio nazionale armi destinate all'organizzazione. Nel frattempo era però ancora presente una forte rivalità tra l'OLP e Israele, che culminò nuovamente nel 1982 con l'operazione Pace in Galilea, che aveva l'obiettivo di espellere membri dell'organizzazione dal Libano, e tra il 1987 e il 1993 avvenne la famosa prima intifada, ovvero una grande protesta, a cui parteciparono pure i bambini, in cui i civili lanciarono pietre contro i soldati israeliani, poiché Israele, nonostante tutto, stava ancora occupando Gaza e Cisgiordania. È in questo contesto che nel 1987 nacque Hamas, un'organizzazione religiosa islamista e fortemente antisionista. Nel 1988 l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina annunciò ufficialmente, in esilio ad Algeri,
la fondazione dello Stato arabo, ottenendo più di 80 riconoscimenti. Nel 1991 ci fu una conferenza a Madrid mediata dagli USA tra i rappresentanti di Israele e di alcuni stati arabi, e nel 1993 ci furono gli accordi di Oslo, firmati da Bill Clinton, il presidente israeliano Isaac Rabin e il presidente dell'OLP Yasser Arafat. Nel 1995 però il terrorista israeliano di destra Yigal Amir uccise Rabin, e ciò portò l'anno seguente alla vittoria del nazional-conservatore Benjamin Netanyahu alle elezioni per il primo ministro. Israele passò così da una fase di compromessi territoriali con l'autorità nazionale palestinese ad una di espansionismo territoriale e di nazionalismo. Dopo un breve ritorno del Partito Laburista, il partito di Rabin, con Ehud Barak, dal 1999 al 2001, il primo ministro tornò ad essere un membro del partito nazional-conservatore e sionista Likud. Il medesimo di Netanyahu, questa volta il premier fu però Ariel Sharon, lo stesso generale che guidò la controffensiva nel 1973 contro Siria ed Egitto. Tra il 2000 e il 2005 il popolo palestinese si ribellò nuovamente nella cosiddetta seconda intifada, lanciando di nuovo pietre e molotov contro le forze israeliane. Nonostante il precedente vertice di Camp David, firmato da Israele, Palestina e USA nel 2000 e da non confondere con gli accordi del 1978, nel 2002 fu costruito un muro di separazione al confine tra Israele e i territori controllati dall'ANP. Nel 2005 il governo di Sharon rimosse le basi israeliane a Gaza. Nel 2006 si tennero le elezioni legislative nell'Autorità Nazionale Palestinese, vinte da Hamas con il 44,45% dei voti, e così Ismail Haniyeh, candidato del partito, divenne primo ministro dell'ANP. A causa delle controversie, Haniyeh si dimise già a novembre dello stesso anno, lasciando spazio ad un governo di unità nazionale. Nel 2007 ci fu una breve guerra civile tra Hamas e Fatah, un partito politico socialdemocratico palestinese nato nel 1959. Nel febbraio 2008 Hamas lanciò razzi Qassam verso Israele, cosa che portò il contrattacco israeliano nella cosiddetta operazione Inverno Caldo. A dicembre ci fu poi un altro attacco, questa a Vilta israeliano, verso Gaza, detto operazione Piombo Fuso. Il 18 gennaio 2009 fu dichiarato un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il 14 novembre 2012 fu ucciso Ahmed al-Yabari, capo militare di Hamas. E a ciò seguì una campagna militare israeliana di 8 giorni nella striscia di Gaza. Sempre nel novembre 2012 lo Stato di Palestina divenne osservatore non membro delle Nazioni Unite. Nell'estate 2014 ci fu poi l'operazione Margine di protezione, causata dal rapimento di 3 adolescenti israeliani, e poi un'altra crisi nel maggio 2021. Arriviamo infine alla situazione attuale. Cominciata il 7 ottobre 2023, con una grande offensiva da parte di Hamas in territorio israeliano, che ha avuto come conseguenza l'operazione Spade di Ferro, che va avanti ancora oggi. Al giorno d'oggi lo Stato di Palestina è supportato dalla Lega Araba, di cui fa parte, da paesi europei come Francia, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Spagna e Belgio. E altri come Canada e Australia, oltre che a grandi potenze come la Turchia e i paesi BRICS. Israele è invece sostenuto da paesi NATO come gli Stati Uniti o alcuni membri dell'Unione Europea, i quali promuovono però anche risoluzioni umanitarie e la soluzione dei due Stati. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. A presto!